Se ci sentiamo gonfi, probabilmente questo dipende da quello che mangiamo. La mia ricetta antigonfiore prevede un programma di 30 giorni. E nei primi 10 giorni dobbiamo eliminare latte, latticini e formaggi, i lieviti, quindi anche la birra, la carne, i dolci e poi soprattutto il glutine. Possiamo mangiare le uova, possiamo mangiare i cereali che non contengono glutine, quindi solo riso, polenta e grano saraceno. La frutta va assunta lontano dai pasti, quindi a metà mattina e a metà pomeriggio, per evitare la fermentazione, che anche questa è causa di gonfiore. E inoltre pesce, crostacei e frutti di mare, i funghi, i vegetali tutti escluse le patate, i legumi tutti, latte di soia e tè verde per fare colazione, l'olio di oliva extravergine o l'olio di riso per condire, il miele per dolcificare e il sale rosa e le spezie per insaporire. Nei 20 giorni successivi possiamo un pochino allentare la presa, quindi accanto ai cereali che non contengono glutine possiamo anche introdurre altri cereali però che non siano grano e frumento. Possiamo consumare la carne 2 volte a settimana. Per quanto riguarda i formaggi possiamo utilizzare quelli che contengono un basso tenore di lattosio, come quelli stagionati, e anche il gorgonzola va più che bene. E per quanto riguarda i dolci, ci possiamo concedere un pochino di cioccolata fondente extra dark. Che cosa possiamo ottenere da questo regime alimentare? Sicuramente la perdita di qualche chilo. Perderemo molta acqua, aumenterà la diuresi perché viene a essere svincolata dall'interstizio tutta quell'acqua accumulata che poi è la maggiore responsabile del gonfiore. Bene, tutto questo per introdurre la ricetta di oggi. Oggi facciamo una ricetta che vi soddisferà pienamente, un piatto unico dove per cereali utilizziamo la polenta e utilizziamo le verdure che sono ricche di sali minerali, vitamine e fibre. Questa e altre ricette antigonfiore saranno organizzate in una playlist che voglio creare, appunto per averle tutte a portata di mano. Ma adesso basta parlare, andiamo a cucinare. Mettiamo l'olio nella pentola e la cipolla. L'ho tagliata grossolanamente. Facciamo rosolare qualche minuto e poi aggiungiamo l'acqua. Quando la cipolla è imbiondita aggiungiamo l'acqua. Un poco di sale e facciamo riprendere il bollore. Quindi possiamo aggiungere la polenta. Se necessario aggiungiamo l'acqua a poco alla volta. Dopo 10 minuti possiamo spegnere il fornello e possiamo stendere nella teglia la polenta. Distribuiamo sul fondo un pochino di olio e mettiamo la polenta. Appiattiamo con le mani. Sulla superficie della polenta andiamo a fare con le dita delle depressioni per renderla irregolare e poi ci aggiungiamo l'olio.
e ce ne vuole anche abbastanza. Questa ora va messa in forno. I broccoli che io impiego per questa ricetta sono i broccoli di Natale, però qualsiasi tipo di broccolo può andare bene, quindi anche i friarielli, anche le cime di rapa, insomma quello che riuscite a trovare dal fruttivendolo. Le foglie, quelle più esterne, vanno eliminate. Quelle che hanno un gambo un po' più grosso vanno pulite in questa maniera, tirando, e poi dobbiamo cimare i ciuffetti più piccoli. Quindi questo va mangiato. Laviamo accuratamente la verdura, la sgoccioliamo e la andiamo a cuocere in acqua bollente salata. E dopo 20 minuti la verdura è cotta e possiamo scolare. Mettiamo la padellina sul fuoco, ci mettiamo dell'olio, ce ne vuole abbastanza, tagliamo uno spicchio d'aglio a fettine, se piace mettiamo un pochino di peperoncino. Appena l'aglio incomincia a scurirsi aggiungiamo una presa di sale e un pochino dell'acqua di cottura dei broccoli. E questo lo andiamo a mettere sulla verdura. Abbiamo finito.